Ma che cos'è veramente l'amore? Allora, si divide in più fasi. Ovviamente il momento iniziale arriva da un'attrazione, arriva ovviamente da un'attrazione fisica. Perché? Perché anche se siamo esseri umani, comunque arriviamo dal mondo animale e quindi i nostri istinti, l'istinto di sopravvivenza è la prima cosa. Quindi potremmo dire come se la nostra mente fosse influenzata dagli ormoni, sono i nostri ormoni che ci fanno vedere cose e quindi a un certo punto vediamo una persona tendenzialmente che ci piace a livello fisico e subito il nostro corpo ci può dire ok, quella persona può essere adatta per riprodursi. Poi non è detto che con quella persona magari possa esserci un'attrazione o altro, dipende anche da altri fattori, perché comunque siamo esseri umani, come dicevo, quindi anche la nostra mente, le emozioni hanno tutto un loro valore, però a livello fisico come prima cosa il nostro corpo reagisce così. Essenzialmente è la natura che ci spinge per la riproduzione. Possiamo trasformarla in giochi vari nella nostra testa, chiamarla come ci pare, ma alla fine è fondamentalmente questo. Però voi mi direte, Marco, sì, ma l'attrazione e l'amore sono due cose diverse. Adesso ci arriviamo. L'amore è qualcosa di diverso, è il bisogno il desiderio di unione, di unirsi a qualcuno o anche a qualcosa in realtà. E se cerchi di unirti a qualcuno tramite la mente, questa cosa non funzionerà. Quindi non è un percorso psicologico. Perché? Perché la mente non è brava a unire, la mente è fatta per dividere. Se ci pensate, tutto quello che ci accade attorno, anche se nella nostra testa sembra tutto separato, in realtà non lo è. In realtà avviene tutto come un grande, enorme fenomeno naturale, scientifico, universale, chiamata creazione, chiamatela come vi pare, dove ogni cosa è interconnessa. Io respiro e l'albero là fuori prende la mia anidride carbonica e butta fuori ossigeno. Io cammino solo perché il pavimento si muove in un certo modo, perché la gravità mi tiene giù, perché la Terra sta girando abbastanza vicina al Sole da poter permettere la vita e l'energia che arriva dal Big Bang, dal Sole, addirittura ancora quel calore fa muovere le cose, ma non abbastanza vicini da scottarci, da impedire che la vita accada. Tutto vive in simbiosi, tutto vive in sincronia, è solo nella nostra testa che ci siamo separati come entità, ci siamo creati quello che viene definito ego per semplificarci la vita come esseri umani, perché se vogliamo crearci un'identità indipendente a livello di sopravvivenza la nostra intelligenza ha creato come un avatar e quindi è come se la nostra testa, la nostra mente tagliasse, dividesse come uno strumento tagliente tutte le varie cose. Ma come vi dicevo, se voi provate a unire, quindi a cercare l'amore tramite uno strumento tagliente, andrete semplicemente a distruggervi completamente. È qualcosa che non funziona. Voi mi dite, sì, ma allora prova con qualcos'altro, uno strumento come le emozioni. Noi come strumenti abbiamo la mente, le emozioni, il corpo, l'energia. Con il corpo unirsi, lo sapete già, si può a livello fisico, ma dopo un po' non riesci a unirti così tanto con un'altra persona o una cosa. A livello mentale ne abbiamo parlato, a livello emotivo cosa funziona? A livello emotivo sì, ma è molto molto difficile perché comunque le emozioni sono un po' una manifestazione fisica di quello che è un pensiero della mente, quindi dipende da come noi rispondiamo alle cose. E pensate che nonostante sia così tanto difficile, è il 99% dei casi per cui un essere umano sente l'amore. Le persone normali quando vanno fuori non provano amore tutto il tempo, provano questo senso di unione semplicemente in quei pochi attimi con una persona singola, quando determinate cose accadono in modo tale che i pianeti si allineano e riescono comunque a provare amore. Quindi pensate, tutta quella fatica semplicemente per sentire una sensazione di unione, di amore per qualche secondo, qualche minuto. Quindi pensate tutto quello che noi cerchiamo, questo amore, tutta questa fatica per quello per un minuto. E allora come fare? Se voi ci pensate, come vi ho detto all'inizio, la natura, tutto il mondo in cui noi viviamo, la nostra creazione, è già uno. Non c'è bisogno di unirla, è semplicemente da uscire dalla nostra testa, dalla nostra creazione, entrare nella vera creazione, nel qui ora, e accorgersi che è già tutto in unione. Che quindi l'amore è la base di tutto, è la cosa che unisce tutto. Poi uno può chiamarla come gli pare, può chiamarlo yin e yang, può chiamarlo legge di gravità, può chiamarlo energia, può chiamarlo desiderio, può chiamarlo passione, Dio, ma tendenzialmente è quella legge fondamentale della vita per cui le cose dopo che si sono separate tendono a tornare all'origine. E come noi siamo stati separati come creazione all'inizio da un vuoto singolo, bam, siamo esplosi nel Big Bang o quello che voi credete, anche nella religione si riparla di tornare a Dio,
La stessa cosa, la teoria del respiro cosmico parla proprio di come un respiro che fa così e poi ritorna in dentro, anche questa cosa qua, come la creazione, tutto è partito per poi ritornare all'origine. E se ci fate caso, tutto è basato sull'unione, maschi e femmine, e non intendo il genere, ma proprio il maschile e il femminile, il positivo e il negativo. Tutto, non solo quello che noi facciamo come esseri umani, ma nella natura, tutto è basato semplicemente sulla questione di unione, il fatto che i pianeti non si perdano in continuazione, ma sono uno attorno all'altro e girano, ruotano attorno a se stessi. Tutto si basa su questo principio fondamentale di ritorno alle origini. Dopo che, come dice la teoria fondamentale scientifica, dopo che succede qualcosa verso una direzione, deve succedere anche nell'altra direzione. È un po' la tesi hegeliana di tesi, antitesi e sintesi. Si parte, poi si torna per arrivare a una sintesi che è la via di mezzo. L'amore è la stessa identica cosa. Quindi è già tutt'uno. Noi semplicemente dobbiamo lavorare sul rimuovere quelle barriere mentali che ci fanno sentire separati dal resto. La maggior parte dei problemi mentali che le persone hanno sono dovute proprio da questo, dalla solitudine, da questo senso di solitudine, di essere distaccati dal mondo. Si pensa di entrare nella propria testa come un pozzo, sempre di più, e quindi si finisce a utilizzare questo strumento incredibile che è la nostra mente come autosabotaggio invece di utilizzarlo per vivere la vita nel migliore dei modi. La mente non è un essere malvagio, o l'ego non è un essere malvagio che vuole farci star male, no, è semplicemente che non sappiamo come utilizzarlo, può fare cose incredibili. La memoria, l'immaginazione che noi abbiamo sono cose pazzesche. Il problema cos'è? È che quando utilizzi una cosa troppo e anche quando non vuoi utilizzarla diventa un problema, come qualsiasi vizio. E quindi se utilizzassimo la mente quando serve e quando non serve invece semplicemente ci godiamo il momento, siamo nel qui e ora, togliamo queste barriere mentali che ci separano con il resto, automaticamente vivresti completamente in unione con il resto. Questo è lo yoga. Yoga significa unione in sanscrito. Quello che si fa con un percorso interiore come la meditazione sono pratiche che ti portano direttamente a rimuovere passo dopo passo sempre di più questa cosa, a distaccarti leggermente dalle tue accumulazioni di corpo e mente, perché se la mente sono accumulazioni di impressioni che hai avuto nella tua vita, se il tuo corpo è un'accumulazione di cibo che hai avuto nella tua vita, ci deve essere un qualcosa di più fondamentale che ha raccolto queste cose, che ha accumulato queste cose, questa intelligenza che è quella che fa muovere il tutto, che ha dato il via a queste leggi di cui parlavamo prima. Questo testimone silenzioso, questo essere oltre alla forma, questa consapevolezza, questa coscienza che noi abbiamo come esseri umani, come dono, perché siamo l'unico animale che noi conosciamo, l'unico essere vivente che ha aperta questa porta della coscienza, quindi che siamo consci di essere in vita, siamo l'universo, che è veramente la creazione che fa esperienza di se stesso. Se ci pensate è una cosa incredibile. Abbiamo come responsabilità di trascendere i nostri pensieri e andare avanti, lasciare andare avanti. E non è questione di ok, mollo tutto, mi abbandono i piaceri, eccetera. No, perché quello non è libertà. Quello diventa tornare a fare un passo indietro, è un passo in prima dell'evoluzione umana, è tornare a livello animale. E gli animali non sono liberi, sono condannati a vivere sotto i loro istinti, quindi hanno un tetto basso e un tetto in alto, mentre l'essere umano ha la possibilità di arrivare veramente a trascendere i propri limiti anche biologici, i propri istinti e vivere consapevolmente, reagire, rispondere in modo consapevole alle cose esterne invece che reagire in modo compulsivo. Ti accorgi quindi che la tua esperienza avviene dall'interno, ti accorgi che tutto quello che accade, anche se sembra condizionato dall'esterno, in realtà è solo perché sei qui dentro. Ma quando esci qui fuori ti accorgi che quello che accade qui dentro, quello che accade qui fuori non puoi controllarlo, ma quello che accade qui lo puoi controllare tu perché è autogenerato. E quando prendi un po' di distacco da mente, corpo e i tuoi strumenti, puoi imparare a utilizzarli nel modo corretto. Ma se ci sei dentro è veramente difficile prendere chiarezza e consapevolezza. E quando prendi un po' di distacco ti accorgi che puoi autocrearti come vuoi stare nella vita, rispondi alle cose in modo consapevole, scegli tu come vivere la tua vita, diventi veramente il fautore del tuo destino. E quindi diventi anche una vita indipendente, diventi qualcosa che può provare questo amore, questa unione con il tutto indipendentemente da quello che accade a livello esterno. E non è un'unione leggera con una persona singola in determinati momenti, è un'unione eterna, perenne con il tutto, che quindi immaginate quanto può farvi star bene. E vivendo in questo modo di pienezza e leggerezza e libertà, vera libertà, passando quindi a livello successivo dell'essere umano, dall'animale a quello che può essere definito il divino, quindi trascendere queste cose, quello che Eckhart Tolle chiama il nuovo mondo, il nuovo step nell'evoluzione umana, siccome a livello fisico, biologico, più di così non ci si può evolvere molto, quindi è un'evoluzione di consapevolezza. Da lì, quando vivi in questo modo, in unione col tutto,
consapevole, responsabile, pieno di amore, pace, gioia e libertà, immagina quello che puoi fare nella vita. Quindi bisogna imparare prima a stare bene per poi agire da lì. Se invece si cerca in questo momento di agire, fare cose nel mondo con questa mancanza, con questo bisogno continuamente di trovare cose esterne per stare bene, invece di imparare prima a stare bene in autonomia, crearsi da soli, autogenerarsi e capire come l'esperienza da dentro, perché è quello che già avviene, ma lo facciamo in modo compulsivo senza sapere quello che stiamo facendo, prendere in mano le redini della nostra vita ed è la cosa migliore che un essere umano può fare. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video.